In questa lezione vi porterò alla scoperta del post-impressionismo di tre artisti fondamentali per la storia dell'arte: Cézanne, Gauguin e Van Gogh. La lezione integrale la trovate nel primo link in descrizione. Analizzeremo tre artisti di fama veramente internazionale. Uno è Cézanne, uno è Gauguin e il terzo è Van Gogh. Come ho scritto anche in questa slide, sono tre artisti che hanno delle tendenze completamente diverse. Tutti, diciamo, e tre partono dal post-impressionismo, dall'impressionismo e lo superano. Ognuno di questi artisti sarà analizzato però non comparativamente, non volendo, diciamo, parlare di uno migliore di un altro. Sono tre artisti che indagano il mondo in maniera diversa, il loro rapporto con il mondo, tanto che io ho parlato per Cézanne di tendenza analitica, per Gauguin di tendenza simbolica e per Van Gogh di tendenza espressiva. E vediamo subito che cosa intendo per post-impressionismo. Sapete, l'impressionismo è un movimento artistico che vede diversi artisti protagonisti a Parigi di un movimento che fece molto scalpore, artisti che si recano all'aria aperta a dipingere e che ritraggono la realtà in maniera oggettiva. Pensate per esempio a questo dipinto di Monet, nel quale si vede la cattedrale di Rouen. Pensate che lui ha fatto di questa serie, come anche dei covoni o di altri soggetti, ha fatto una trentina di tele. Questo per farvi capire che lui si recava sul posto e all'aria aperta ritraeva ogni ora un'immagine della cattedrale che lui riceveva, però un'immagine oggettiva, anche se cambia con il cambiare del tempo, delle ore, della giornata. Ecco, lui comunque ci dà un'immagine di quello che vede lui nella realtà. Avevamo visto gli impressionisti, avevano studiato comunque anche una scomposizione, diciamo, del colore fatta in maniera più intuitiva, invece abbiamo visto anche come artisti come Seurat, che appartengono alla corrente del puntillismo, faranno uno studio proprio scientifico del colore e anche della retina e come il colore si scompone, e potete vedere come siano tanti pennellate, puntini accostati che ci restituiscono un'immagine a noi nitida, anche se in realtà non lo è affatto, perché se noi ci avviciniamo vediamo tanti puntini colorati. Queste sono due espressioni in cui si racconta comunque la realtà oggettiva. Vedremo invece come questi artisti supereranno questa realtà oggettiva per aprire la strada alle avanguardie. Parleremo di Paul Gauguin, appunto, precursore di artisti o di movimenti come il simbolismo, l'Art Nouveau, il Fauvismo o anche appunto i Nabi. Vincent van Gogh invece è il precursore della pittura espressionista. Pensate poi agli artisti come Munch e l'espressionismo, insomma, che verrà successivamente. E analizzeremo anche Cézanne, la tendenza, diciamo, più analitica, e darà l'avvio a, può essere considerato, diciamo, un precursore del cubismo. Non a caso tutti questi artisti sono considerati i precursori, pur appartenendo tutti al post-impressionismo, alla corrente, diciamo, che supera l'impressionismo.